inedite di questo splendido progetto Clutch a rete pasticcino perfetta per le principianti. Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi ho voluto accontentare le tante richieste per una borsa a rete ma a forma di pasticcino, ma soprattutto sono riuscita a renderlo semplicissimo, quindi è un progetto perfetto per chi ha le prime armi e vuole avere sempre qualcosa di elegante e sfizioso. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Per creare questa bellissima clutch troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10%. All'interno trovate una rocca da 500 grammi di Inda, una chiusura clutch da 19 cm, un manico abbinato, questa bellissima fodera già pronta di Borgo dei Pazzi in tinta e una base, guardate, che ha una misura completamente differente da quelle che vi ho mostrato fino ad oggi, infatti misura 25 x 12, uncinetto di lavorazione per il primo giro il numero 3, per tutto il resto il numero 4. Quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Vi mostro adesso come ho realizzato il primo giro lavorando col numero 3. Allora, io sono partita qui al centro, lato corto, e ho iniziato con aumento qui sul primo punto, ho fatto 2 punti bassi. Nei successivi 6 ho creato invece aumenti da 3, quindi 3 punti bassi nei successivi 6 punti. Dopodiché mi sono messa sul lato dritto, sul lato lungo, scusate, e ho fatto 2 punti bassi nei successivi 2, alternandolo a questo che ne ha invece 3. 2 punti bassi, 2 punti bassi, 3, 2 punti bassi, 2 punti bassi, 3, eccetera, fino ad arrivare da questa parte. Qui nuovamente ho creato 6 aumenti da 3 punti bassi, punto centrale solo 2, stessa cosa qui, nei successivi 6 ho creato 3 punti bassi in ogni foro, lato lungo, nuovamente la sequenza 2, 2, 3, 2, 2, 3, eccetera. E poi ho concluso con gli ultimi 6 fori dove ho inserito 6 punti bassi, scusate, 3 punti bassi in ognuno. Dopodiché dobbiamo chiudere, quindi sempre con l'uncinetto 3, sulla prima maglia che ho effettuato chiudo con una maglia bassissima, lascio il numero 3, prendo il numero 4 e adesso faccio una catenella e vado a lavorare punto su punto, maglie basse senza fare più aumenti in costa, in questo modo, quindi non prendo tutto il punto completo ma solamente l'asola esterna. Come avete visto ho creato molti punti perché così per dargli questa forma poi racchiusa dopo, anche per arrivare alla misura della clutch, mi servivano appunto tanti punti. Quindi a questo punto io vado a creare questo giro, quindi vado a creare questo giro di punto basso in costa e ci rivediamo qui per iniziare il punto rete. Completato il primo giro a punto basso in costa, ho chiuso con una maglia bassissima, adesso iniziamo il punto rete. Allora, intanto iniziamo con una maglia alta che sostituiamo con 3 catenelle. Poi ci servono 2 catenelle di separazione, quindi in totale saranno 5, quindi ogni giro inizieranno con 5 catenelle, quindi 3 come una maglia alta e 2 di separazione. Prendiamo il filo, saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e andiamo a realizzare un punto alto. 2 catenelle, prendiamo il filo, saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quello successivo, altra maglia alta. Ecco fatto. Vedete? 2 catenelle, salto 2 maglie, maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, maglia alta. Vedete? Quindi questo lo facciamo per tutto il giro. Ci rivediamo a questo punto per farvi vedere l'inizio del secondo. Io ho terminato il primo giro e ne ho fatto un secondo, anche per farvi vedere che la lavorazione è sempre la stessa. Intanto vedete che è molto ampia, perché in questo modo poi possiamo darle la forma di pasticcino.
Quindi io quando finisco faccio le 2 ultime catenelle, poi sulla terza catenella dell'inizio, che sarebbe il primo punto alto, chiudo con una maglia bassissima. Dopodiché cosa faccio? Nuovamente 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle che sono quelle di separazione, quindi in totale 5, e ricomincio. Vedete qui sopra la maglia alta ricomincio con la lavorazione. 2 catenelle, mi sposto sul prossimo punto alto e continuo. Vedete? E così si crea la lavorazione a rete. 2 catenelle e l'altra maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Nuovamente 2 catenelle e così via. Quindi ogni giro si chiude qui sulla terza catenella con una maglia bassissima, si creano 5 maglie alte e si procede nuovamente con maglie alte sopra le maglie alte sottostanti. Come altezza arriverò a circa 15-16 cm, quindi non so quanti giri saranno, ma ve lo dirò dopo, esattamente i centimetri e i giri che avrò realizzato. Ecco qui il corpo borsa quasi completato, guardate, allora io ho realizzato 13 giri a quadretti e ho raggiunto 17 cm. Ovviamente, come vedete, ancora c'è un'apertura molto larga e rimane molto morbida, ma proprio l'effetto di questa borsa deve essere anche questo. Se voi vedete è molto molto ampia, ma ancora dobbiamo dargli la forma a pasticcino. Quindi io che cosa ho fatto? Ho diviso la mia borsa a metà e ho staccato, vedete, ho messo i marcapunti 10 centimetri, scusate, 10 quadretti da una parte e 10 dall'altra, perché adesso dobbiamo andargli a dare la forma. E allora che cosa facciamo? Qui abbiamo terminato, adesso non faremo più il punto rete, ma andremo a creare dei punti bassi. Quindi intanto faccio una catenella, nello stesso punto comincio a fare il primo punto basso, 2 punti bassi dove c'è la catenella, un punto basso sulla maglia alta, qui proseguo sempre in questo modo, vedete, e mi vado ad avvicinare. Quindi arrivato a questo punto vi faccio vedere come creare appunto questa diminuzione. Vedete, sono arrivata a questo punto. Volevo anche farvi vedere una cosa. Chiaramente non sono salita tantissimo con l'altezza, perché questa è la fodera, vedete, e mi deve bastare, quindi è leggermente, la fodera è un po' più alta, quindi così gli ho creato un po' di agio. Allora, noi siamo arrivate qua. Io cosa faccio dove c'è il marcapunti? Intanto lo tolgo, io entro, così come se dovessi fare un punto basso, mi avvicino e questa parte la porto all'interno, dove c'è l'altro marcapunti, prendo e chiudo tutto insieme e a questo punto possiamo togliere il marcapunti. Adesso cosa faccio? Continuo, maglie basse dove ci sono le catenelle, maglia bassa sopra la maglia alta, vedete? Continuo e devo arrivare dall'altra parte. Quindi adesso proseguo, intanto vedete che già si comincia a intravedere la forma a pasticcino, ma ancora dobbiamo poi nel prossimo giro andare a fissare questa parte. Quindi intanto arriviamo qui, vi faccio rivedere questo passaggio e poi vediamo come proseguire. Siamo arrivati dall'altra parte, quindi tolgo il primo marcapunti, io entro e prendo il filo, questa parte la rientro all'interno, vado dove c'è l'altro marcapunti, prendo il filo e chiudo tutto. A questo punto il marcapunti si può anche togliere e proseguo esattamente come ho fatto io, come ho fatto prima. Qui ci sono 2 catenelle, faccio 2 maglie basse, sulla maglia alta il punto basso e proseguo fino alla fine. Quindi completiamo e ci rivediamo qui per farvi vedere come cucire questa parte. Prima di arrivare al punto della cucitura, qui ho chiuso il giro, ricomincio, faccio una catenella e vado a creare dei punti bassi uno sopra l'altro finché non arrivo
in questa zona dove dovrò andare con dei punti bassi a chiudere questa parte. Quindi ci rivediamo qui e ve lo faccio vedere. Siamo arrivati nella zona dove dobbiamo andare a chiudere questo, quindi noi lo sistemiamo, vedete? Al centro di questo quadretto più o meno noi possiamo iniziare a chiudere, quindi entriamo in questo qui, andiamo ad acchiappare questa parte che noi stiamo andando a chiudere in questo modo e facciamo dei punti bassi, vedete? La sistemiamo in questo modo e proseguiamo. In questa maniera andiamo a chiudere questa fessura e si vedrà ancora meglio la forma pasticcino. Vedete? Quindi vedete, io prendo questa parte qui e la vado a chiudere. Ecco qua. Vado a prendere esatto anche questa parte, vedete, io l'ho chiusa. Finita questa parte si prosegue punto su punto basso sopra punto basso. Guardate, gli abbiamo dato un minimo di rigidità, ma abbiamo acquisito la forma pasticcino. La stessa cosa andiamo a fare da questa parte, quindi noi ce la sistemiamo in questo modo e andiamo a chiudere quest'altra parte. Quindi non appena abbiamo terminato anche quest'altro lato, ci rivediamo per vedere successivamente come andare a incastrare la chiusura. Prima di farvi vedere come inserire la chiusura, controlliamo che vada bene. Vedete, abbiamo raggiunto la nostra apertura. Ora, prima di farvi vedere appunto come andrà cucita, farò l'ultimo giro di punto basso senza fare né diminuzioni né aumenti, semplicemente punto su punto per dare un'ulteriore rifinitura. In questo modo. Vedete? Ovviamente se voi quando fate questa piccola diminuzione, questi 10 quadrati che abbiamo chiuso, se vedete che la larghezza è ancora troppa, o fate qualche quadratino in più, magari farne 12, oppure quest'ultimo giro vi può servire per creare delle diminuzioni. Quindi ormai io completo questo giro e poi vediamo la cucitura della clutch. Siamo pronte per poter cucire il corpo borsa alla nostra chiusura. Guardate, io l'ho riempita così mi verrà più semplice, visto che è abbastanza morbida, cucire, quindi sempre con l'uncinetto, la nostra clutch. Allora, io riprendo il filato, io l'ho tagliato perché così mi viene più semplice, insomma, andare a cucire, quindi rifaccio un cappietto. Allora, io entro in un punto qualunque, vedete, in questo modo, codina la leghiamo. Allora io poi ognuno magari vede che tipo di mano ha, ho intenzione in ogni punto, per esempio primo punto faccio nello stesso punto 2 punti bassi. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Allora vedete, questi sono i punti dove dobbiamo andare a cucire. Cosa faccio io? Per evitare che si possa intravedere la nostra chiusura, io farò in questo modo. Primo punto ne faccio 2, secondo punto ne faccio nuovamente 2, quindi come se fossero degli aumenti, così riempio la chiusura. Il punto successivo ancora invece ne faccio uno solo, quello ancora dopo ne faccio 2, nello stesso punto intendiamo, anche in quello dopo ne facciamo 2, e poi quello successivo ancora 1, quindi praticamente cerchiamo di coprire quanto più è possibile la nostra chiusura. Vedete, così rimane abbastanza fitta. Ora vi faccio vedere, in questo punto io ho messo, guardate, 2 marcapunti.
quindi sono un punto, questo non l'ho marcato e questo. Questi 3 punti non vanno lavorati perché altrimenti si rischia che non si può chiudere questa chiusura, quindi io li salto e qui farò una catenella, ma ve lo faccio vedere. Quindi qui ne ho fatto uno, quello dopo ne faccio 2. Voi potete anche decidere di farne uno per ogni punto, 2 in tutti i punti, anche se forse poi diventano troppi, oppure alternare 2 punti e un punto. Allora, qui abbiamo detto che ne dobbiamo fare 2, quindi faccio l'altro. Quindi 2, 2, questo dopo ne facciamo uno solo. Lo metto così. Abbiamo l'ultimo punto da lavorare, qui ne facciamo 2. Uno, questi poi li togliamo dopo perché se per caso vogliamo ripeterlo magari con un'altra sequenza di punti abbiamo il punto di riferimento. Questi 3 punti vanno saltati come vi dicevo, quindi io faccio 3 catenelle, così mi sposto nel punto successivo e riparto con 2, cioè 2 punti bassi nello stesso punto. 2 anche in quello successivo, vedete? È perché c'è la chiusura, ma qua ci sono i punti. Quindi 2 anche in quello successivo e ricomincio con la sequenza. Non ha importanza quanti punti andremo a fare, l'importante è cercare di coprire quanto più è possibile questa parte metallica. Vedete, sembra sufficiente. Qua, anche se si intravede la chiusura, non è un problema. Quello che invece dobbiamo coprire meglio questa. Io la chiudo tutta, quindi non lascio l'apertura della mano, perché così questa parte dove c'è la forma della pasticcino si vedrà meglio. Quindi poi noi procediamo. La stessa cosa dobbiamo andare a fare qui. Vedete, ho lasciato 3 punti. Il primo è marcato, il secondo no e il terzo sì, si saltano 3 catenelle come ho fatto prima e poi andiamo a concludere qui il nostro giro. Quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo per farvi vedere brevemente come inserire la nostra fodera. Guardate quant'è carina, io gli ho messo un po' di carta e ho appoggiato con degli spilli la nostra fodera. Io personalmente andrò a cucire con del filo trasparente. Io ho messo vedete, degli spilli perché adesso con dei piccoli punti andrò a cucire la fodera. Sicuramente le più esperte avranno dei metodi migliori. Io personalmente farò così. Man mano tolgo l'ago e vado a cucire quindi tutto il bordo, così vado a fissare per bene, vedete, vado a fissare per bene la nostra fodera. Quindi questo è l'ultimo lavoro che dobbiamo fare. Dopodiché, nel momento in cui andiamo a completare quindi tutta questa cucitura, non resta che aggiungere il manico e lo andiamo a inserire qui dove ci sono le catenelle, in questo modo, e la nostra clutch sarà completata. Sono super soddisfatta del progetto, guardate, ve la mostro indossata. Guardate, è davvero molto carina, ma soprattutto pensata per le principianti, quindi anche chi non è espertissimo può realizzare una clutch e soprattutto modello pasticcino. Io vi faccio vedere la fodera, chiaramente sicuramente molte di voi saranno più brave, io stavolta ho messo la parte bianca all'interno in maniera tale che si intravede da questo bellissimo puntarrete la fodera, che vi ricordo Borgo dei Pazzi ne ha tantissime, sono coordinate ai colori, quindi c'è semplicemente l'imbarazzo della scelta. E poi che dire di questa base particolarissima
che è una misura diversa come abbiamo visto, quindi diversa dal solito, ed è specchiata, quindi gli diamo anche un tocco molto originale e particolare. Io vi ricordo che troverete appunto un kit a vostra disposizione con tutto l'occorrente per crearla su borgodepazzi.com, che potete acquistare col mio codice sconto del 10%, che vi lascio sia qui sullo schermo che anche in descrizione. Misure finali 28, 20 e circa 14 cm di profondità, e ho utilizzato solamente 250 grammi di cordino, quindi sicuramente più avanti farò un progetto correlato, quindi un accessorio da abbinare a questo splendido gioiellino. Se vi fa piacere datemi punti hype, mi raccomando iscrivetevi sul mio canale, seguitemi anche sui social, quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.